Ciao, siamo Paolo e Max, benvenuti nel nostro mondo di avventure. Ultimo pit stop prima di entrare in Svizzera, ci siamo fermati a fare un controllo alle gomme, l'ultima benzina perché poi in Svizzera dovrebbe essere più cara e ora finalmente si parte. Ci siamo anche ricordati per tempo di prendere la vignette, che praticamente sarebbe il bollo per poter passare in tutte le autostrade in Svizzera per tutto l'anno, e quindi abbiamo già appiccicato anche quello. Ma in sintesi dove stiamo andando? Stiamo andando molto a nord, andremo in Finlandia e Norvegia, faremo un giro in senso antiorario, quindi arriveremo in Finlandia e arrivati a Capo Nord scenderemo dalla Norvegia. Gli obiettivi principali saranno alcuni animali particolarissimi come l'orso, il ghiottone, il lupo, le orche, le balene, i buoi muschiati. E naturalmente vedremo l'aurora boreale. Naturalmente. Alla fine ieri sera siamo riusciti ad arrivare in Germania a mezzanotte e mezza. Ci siamo fermati nel primo parcheggio subito dopo il confine con l'Austria e abbiamo dormito molto bene, un posto molto tranquillo. Stamattina siamo ripartiti e ora stiamo dirigendoci a nord. L'obiettivo è di arrivare all'imbarco dei traghetti al confine, diciamo, tra Germania e Danimarca. Comunque una cosa carina che abbiamo già visto lungo l'autostrada, inizia il foliage. Sì. Quindi ci aspettiamo e speriamo di vederlo molto più colorato quando saremo più a nord. Incrociamo le dita. Incredibilmente siamo riusciti ad arrivare alla fine del nostro itinerario previsto per oggi, cioè ci siamo attraversati completamente la Germania In un giorno. da sud a nord in un giorno, e quindi siamo arrivati a Puttgarden, che è il posto dove si prende il traghetto per arrivare in Danimarca. E ora avevamo questo traghetto a mezzanotte. È mezzanotte e 12 minuti, siamo ancora in coda ad aspettare che ci facciano imbarcare. Non sono svizzeri. Non sono svizzeri neanche e non giapponesi. sono giapponesi. Siamo saliti a bordo finalmente del traghetto, anzi riprendiamo dove siamo così non ci sbagliamo per riscendere. Buongiorno, siamo arrivati ieri sera in Danimarca, siamo sbarcati a Rodby all'1 di notte, abbiamo preso il traghetto sull'ultimo punto, diciamo, della Germania, a Puttgarden. Il traghetto è stato un viaggio abbiamo fatto un viaggio di circa 40 minuti e non poi ho partito. Massimo non ho partito per fortuna, ma eravamo talmente stanchi che abbiamo addirittura dormito seduti in traghetto e poi niente, abbiamo parcheggiato a pochi minuti dallo sbarco del traghetto e abbiamo dormito benissimo stanotte. Eravamo troppo stanchi. Stanchi, ma comunque anche il posto era tranquillo, un parcheggio nel paese di Rodby, e adesso ci stiamo dirigendo verso delle scogliere bianche che mi ha suggerito di andare a vedere mio fratello. Abbiamo preso una deviazione per andare da queste scogliere che si chiamano Mons Klint e ci sta facendo passare su tante isolette, quindi sono tutte collegate con dei ponti e ai lati abbiamo il mare, è molto bello. Stiamo scendendo i gradini per arrivare alla spiaggia che ci farà vedere le
scogliere di Mons Klint dal basso. È da ridere perché c'è tutta la gente che sale, che conta i gradini perché sono tantissimi, arriva su con la lingua di fuori. Voglio vedere al ritorno, sarà da ridere. Bellissimo, però non mi azzarderei ad andare perché se si alza la marea siamo del gatto. Infatti. Arrivati. 660 in totale. Questi Quanti? erano 660 gradini. L'ultima tranche 4,89. Non male. Non male, insomma non è, però è un buon modo per risvegliare la muscolatura. Dopo un lungo viaggio. Lo stavo mandando a tuo fratello che non camper. ci aveva detto di tutti questi gradini. E dopo i 700 gradini di Mons Klint stiamo andando verso Stoccolma, dove domani sera prenderemo un traghetto per andare in Finlandia. Ci sono circa 800 km da fare, quindi cerchiamo di farli tra oggi pomeriggio e domani mattina, in modo tale che domani pomeriggio avremo un po' di tempo da dedicare alla città di Stoccolma. Siamo passati sul ponte di Öresund e siamo entrati in Svezia. E in 2 giorni abbiamo fatto dall'Italia, la Svizzera, la Germania, l'Austria, la Danimarca E ora la siamo in Svezia. Svezia. E domani sera prendiamo il traghetto per andare finalmente in Finlandia, che è la nostra prima destinazione vera. Questo è stato tutto un passaggio. Se parliamo di Svezia vengono in mente 3 cose. Allora, gli ABBA, gli Ikea e Zlatan Ibrahimovic. Oggi andiamo a vederne, Paola va a vederne 2. Andiamo tutti e 2. No, io poi all'Ikea non ce la faccio. No, vabbè, ma è un Luna Park, praticamente. Vabbè, mi sento come i bambini quando vanno al Luna Park. uguale. Questa tra l'altro è l'Ikea più grande d'Europa e la seconda più grande al mondo. Siamo appena entrati all'Ikea, ma l'Ikea, cioè l'Ikea quella vera, è la madre Ikea, quella di Stoccolma, la più grossa d'Europa e la seconda più grossa al mondo. Ora facciamo un giro, mi sembra veramente di essere al Luna Park. Comunque la cosa bella è che mi sento a casa perché ci sono le stesse cose che ci sono all'Ikea da noi, è semplicemente molto più grossa. E niente, mi devo ricredere, c'è un sacco di roba in più, assolutamente. Sì, ci sono le cose che abbiamo noi, ma un sacco di cose in più bellissime, tra l'altro. E dopo la mia dose di adrenalina all'Ikea, siamo arrivati finalmente a Stoccolma e adesso andiamo al museo degli ABBA. Avremmo voluto andare anche a vedere quello del Nobel, ma dubito che riusciremo ad andarci perché stasera abbiamo il traghetto per la Finlandia, quindi tutti e 2 insieme non ce la facciamo di sicuro. E tra l'altro devo essere sincero, è stata brava l'Ikea. Abbiamo fatto un giro veloce, tutto quanto, e ha preso una cosa che ci serviva, che era Il cuscino. Il cuscino. E poi tu mi hai fatto prendere un tappeto. Un quindi ho preso tappetino 2 scendiletto che magari quando mettiamo i piedi in terra non congeliamo. Esatto. E Sì, però siamo stati abbastanza veloci. abbiamo preso un tappetino un po' kitsch. Sì, è vero. Eccoci entrati al museo degli ABBA. Allora, questo museo è molto divertente
e alla fine c'è la cosa che più conosciamo tutti, che è tutta una serie di postazioni del set di Mamma Mia. Qua per esempio ce n'è uno, e poi ci sono tutti i dischi che hanno vinto con tutti i premi vari sempre per Mamma Mia, che sono qua dietro di me. Siamo arrivati al porto di Stoccolma e stiamo per prendere il traghetto che ci porterà a Turku, che è una cittadina della Finlandia poco a nord di Helsinki, giusto? Poco a nord di Helsinki, sì. Abbiamo deciso di prendere il traghetto perché se avessimo voluto farlo via terra avremmo dovuto girare tutta la Svezia. Sei contento che sei all'8° piano? No, speravo di essere al dormire del campo. Meno 12? Sì, per non patire. Speriamo, dai, è grossa la nave. Allora. Dai, carina. Bella! Sì. Se mi avessero detto che tempo pensavo di trovare in Finlandia, avrei detto esattamente la giornata di oggi. Vento, pioggia, nebbia, esattamente così. Siamo sbarcati a Turku e abbiamo fatto un buon viaggio col traghetto, e poi ci siamo diretti ad Helsinki e ci siamo fermati a fare qualche acquisto in un ipermercato, e ora stiamo andando verso la nostra prima tappa vera, che è il lago Saimaa. Allora, in questo lago Saimaa ci sono delle foche che sono foche di acqua dolce, sono le foche dagli anelli di Saimaa, appunto. Ce ne sono solo 500 esemplari ormai, infatti è una purtroppo a rischio di estinzione. Non è stagione, nel senso che la stagione per avvistare facilmente questi animali è fino a settembre, noi siamo già ad ottobre, però ci proviamo, vediamo se riusciamo ad essere fortunati. Incrociamo le dita, va?